Ciao amici di Spam, io sono Max, lui è Dai, Tia. siamo sempre noi tre, su. Dici? Buonasera. Lui è Andreas. Questa sera io sono molto ispirato, perché stasera parleremo delle armi, della guerra d'inverno, della Talvisota, grande storia di mio paese. Quindi oggi noi cosa presentiamo? Presentiamo M27 e M9130 russo, usato in guerra di inverno. Questi sono i fucili con cui abbiamo combattuto guerra di inverno. I russi, in teoria, avevano ufficialmente equipaggiamento di armi semiautomatiche, ma alla fine tanta roba era 91-30, Mosin, Nagant. Questo è nostro, questo loro. Infatti sentite puzza. Boh. Devo andare avanti io? Sì. Boh. Allora, abbiamo questi due varianti dello stesso fucile. Questo qua si tratta di un originale russo. Anche questo non è stato riarsenalizzato. No, perfetto. Mentre questo è una versione riarsenalizzata dai finlandesi. Non è riarsenalizzata. Come no? È stata modificata. Sì, no. Questo è fatto progetto nostro. Ah, non da è nuovo? Da nuovo. Ah, bello. Noi usato questo, serbatoio, azione, otturatore, tutto recuperato e anche mira modificata e tutto il resto fatto noi. Questo viene da Finlandia proprio. Va bene. Quindi ci sono pezzi finlandesi e pezzi russi? Sì, questo russo. Tutto il resto Finlandia. Questa bella abitudine di cambiare le canne e gli organi di mira. Sì. Mentre la meccanica di chiusura e riarmo è la stessa. È il stesso discorso di SVT di prima, Cioè, Sì, loro tutto. prende merda e vuole fare cose più belle, ma sempre merda, è sempre cosa per mettere su muretti, no? Tu mette mattoni, infila questi, riempie cemento, fa muretto. Muro di Berlino fatto con questi che non serviva più a niente a noi. Quelli rotti. Sì, anche. È sempre la stessa storia. Tu metti due cassatine, costare di più, timbrini, belo, timbrino. No, abbiamo anche una bella differenza. Dai, hai fatto cadere tutto. Abbiamo queste belle canne pesanti. Perché è meglio. È più Canna meglio. pesante, meglio precisione, perché noi volere cercare di aumentare precisione. Questi due fucili con cui combattuto a guerra di inverno. Noi avere M27 da questa parte, M27 e M9130. Vedete, M27 ancora mira Konovalov, ma mira Konovalov modificata, mira Konovalov usata da russi in prima guerra mondiale, quindi noi preso e migliorata. E ha aumentato precisione perché messo piastra qui, vedi qua piastra. È stata aggiunta una piastra con due viti. Sì, piastra per avere mira migliore. Più fine. E cursore con guide per aumentare stabilità, cosa che nel russo non c'è. Il loro russo ha fatto cursore di Semplicissimo, versione standard. Funziona? Funziona, sì. Vedete, noi ho usato anche canna pesante, perché canna pesante aumenta precisione, migliora, perché diventa calda con meno tempo. E mira davanti, russi avere messo solo proteggi mirino esterno, ma non creare effettivamente protezione. Nostra mira creare protezione, perché qui protegge mirino da urti. Poi vedete cinghia finlandese è vera cinghia da tiro. Noi poter usare così, controllare sempre camera scarica, noi montare così. Vedete, cinghia da tiro, cinghia molto interessante come fabbricazione. Invece cinghia russa essere pezzo di tela. Cinghia serve per portare armi, no per uso. Tu prende e spara, no, non mette braccino qua, braccino corto. Cosa fai te? Cosa serve? Te deve portare, mette spalla, porta. Quando vede nazista, bah, morto nazista, non più nazista. Cambia mondo. Te piacerebbe. Ma realtà è che questo nostro fucile diventa più pesante, quindi un po' più difficile portare in giro, mentre il fucile russo più leggero, ma anche meno precisione.
fucile finlandese essere molto 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 preciso. Noi essere esercito di quanto? 100.000 persone. Quando esercito russo invaso noi nel 1940 in guerra d'inverno, essere 500.000 di soldati, noi poca gente, essere un po' sfigati. E quindi noi cosa ha fatto? Noi o spara bene o noi muore. E quindi pertanto il fucile finlandese ha sempre cercato di essere fucile che spara bene. M27, vedete qui, calciatura grossa, calciatura cercare di essere più pesante, più robusta, sempre cercare di essere maggiore precisione. Differenzia baionetta. Noi no a baionetta, io non ho ancora comprato baionetta fucile, però baionetta di M27 essere coltello come baionetta più simile a fucili, a tutti gli altri fucili, mentre baionetta di Mosin Nagant russo essere baionetta calza, avvolgente, unico design. Noi usato anche. Tu non puoi usare coltello come cacciavite, noi puoi usare baionetta come cacciavite. Beh, noi dare cacciavite a truppe. Ma tu da cacciavite a contadino di Siberia, lui perde. Cioè da cacciavite a ucraino, lui perde. Questo è problema vostro, non il nostro. Perché noi deve dare roba che costa poco e che ammazza comunque gente. Quindi noi fa su 2 pennellate, 2 cacciaviti da mettere in fondo e Però via voi- andare. No. Tu dici sempre voi poveri, ma voi avere tanti fucili semiautomatici in guerra d'inverno. In realtà voi fate tanto i pezzi, i perkele, ma Vittu, e voi avere soldi, voi avere armi semiautomatiche, noi niente, noi poveracci. Beh, parte siparietto, abbiamo anche delle distinzioni di calibro, mi sembra, seppur minime. Hai ragione, tu molto intelligente a differenza di lui. Calibro finlandese, usare sempre cameratura russa, perché calibro finlandese essere 7,62x53 R, calibro russo essere 7,62x54 R. Questo perché noi non volere sporcare mani con il loro cazzo di calibro perché le inutile. Noi fatto canne più precise, più diverse. Il nostro calibro avere palle 308. Nostre canne avere diametro più stretto, loro canne noi poter camerare i loro colpi, voi non poter camerare i nostri colpi, perché nostra palla è più piccola ma avere palla più tonda è un po' diversa, la nostra palla più pesante, ma qual è distinzione? Nostre palle essere leggermente coefficiente balistico migliore. Cosa portare questo? Portare a fatto che differenziamento di produzione. Voi quando vostre armi, vostre cartucce, come non so come dire, fancullo, dire tu. Cosa devo dire io? No, sai, io so che a me dai, io mette dentro e spara. A me non frega niente quanto pesa palla. Io anche quando avevo Mosin sparato anche cartucce di mitragliatrice, no problema, spara tutto. Cartucce punta leggera, quelle bianche che fanno punta leggerita lì, come chiama? Ha detto a me che sono per mitragliatrice, spara anche quello. Chissà che cazzo l'hanno venduto, come al solito. Però secondo me questa cartuccia tu dici non va, ma talmente fatti con culo queste che secondo me spara. Mette dentro, la butta fuori, poi magari non c'è più canna, però la butta fuori. Bene, e invece per la ricarica, essendo calibrati in 308, si possono anche ricaricare con le palle del 308 nato? Noi carichiamo palle 308 millesimi di pollice. Se tu metti 308 qui, 308 andare benissimo. Mette 308 qui, palle andare culo. Perché lei qui non riesce a mettere palle 308 funzionare. Noi fatto palla finlandese è D166 che può funzionare forse anche qui, ma deve modificare cono di forzamento. Palla russa essere 154 grani
150-154 grani. Palla finlandese 210 grani, non usare palla più pesante. Quindi quando ricaricate qui potete usare quel cazzo che volete, perché circa sparare bene sia a 308, ma avendo cono forzamento molto lungo tu puoi sparare anche 311 volendo, ma scalda canna più in fretta, quindi usate un po' quello che vi pare. Buono, buono. Quindi, a parte i dettagli di differenziazione nella cameratura e the space, abbiamo più o meno tutto simile. Anche se questo ha maggiori possibilità di ricarica, anche di precisione maggiore, si possono usare per gare e altre menate. Se noi quando catturare questi fucili, noi sempre fatto modifiche, e precisione diventare quasi sovrapponibile a questi, ma tu devi modificare questi. Tu compra fucile russo 9 volte su 10 montato a cazzo, perché voi fate fucili montati un po' a cazzo. Noi serve tanto, se arriva tanti noi compra, fa su, poi butta in scatole. Quando arriva grande bugalù, quando arriva casino, quando noi apre scatole, noi tante armi, tutti può sparare. Arma finlandese, tu compra 9 volte su 10, già perfetta per andare a fare gara. Per andare a fare in culo, non andare a fare gara. Tu non capisci niente. Voi prende chi ha inventato? Satana! Chi ha inventato? I russi. Come Ricola, voi ruba caramelle, ruba fucili, dice che è vostro, ma ruba tutto da tutti. Anche macchine, vincevate rally solo con macchine italiane, voi fa macchine Finlandia? Io che cazzo ne so. No. Italiane. La Skoda. La Skoda che non è... È cecoslovacca la Skoda. Ma allora, qui fidiamo di parlare? o Va bene, continuiamo? come concludiamo? Non comprateli, ragazzi. No, che cazzo dire? Hai fermato, stai andando... Parlare di soldi. Parliamo di soldi. Boh, questo qua... sono finiti i tempi dove valeva in 150 euro. No, anche meno. Quanto ti Prendeva chiede? anche 100. 100. Adesso quanto vogliono? 200, 300? Anche insomma, 4. te Se lo tu posso prende far dare. con cinghia, baionetta, tutta quella merda che non serve a niente, Ecco. paga anche 400. Perfetto, non comprateli perché sono dei furti. Poi arrivati anche quelli con baionetta magica che tu monta ma può piegare di lato Può e poi cadere. può aprire, costa Bellissimo. 600. La madonna. Se invece dovete fare delle gare o altre cose di precisione, dovete prendere questi. C'è niente da dire. Mosin finlandesi, molto precisione. E costare tantino. Tantino, anche questi costano tanto, ma fanno cagare. Se volete spendere poco e divertirvi, non comprate sta roba. E con questa notizia bomba. La notizia, come al solito, amici di SBAM, alla prossima. Ciao. Buonasera.